Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi sono nel Parco Nazionale della Maiella, sono alla ricerca dell'autunno. Mi trovo in località Fonte Tettone, che è quella zona lì che poi sarebbe anche l'imbocco del vallone di Santo Spirito, che ho fotografato tante volte e che vorrei fotografare oggi in veste autunnale. E durante la puntata di oggi vorrei approfondire un tema abbastanza scottante, il mutamento climatico, il cambiamento climatico, quello a cui stiamo forse assistendo negli ultimi tempi. Vorrei indagare, investigare su quale rapporto intercorre tra il clima, il mutamento climatico e la fotografia. Non voglio certo approfondire l'argomento sul piano scientifico perché non ne ho le competenze, però un po' di fotografia posso parlarne. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate tutte le campanelle. Se l'argomento vi interessa, rimanete con me perché quello di oggi comunque sarà un pomeriggio molto interessante. E voglio iniziare la puntata di oggi proprio in questo punto perché questo bosco qui, questa vallata è un po' come se fosse una cartina al tornasole per quanto riguarda i colori dell'autunno. Infatti quando la situazione qui inizia a farsi calda, la valle si colora, il bosco inizia ad infiammarsi. Tutte queste chiome, che normalmente sono verdi chiaramente, iniziano ad assumere una colorazione prima dalle punte e poi in fondo sulle chiome dal giallo, il verde chiaro fino al rosso, arancione, creando delle situazioni davvero molto interessanti. Oggi è il 22 ottobre, quindi normalmente siamo in autunno inoltrato, in una stagione in cui il foliage dovrebbe essere già partito, già inoltrato, anzi quasi verso la fine. Guardate, giudicate voi se la condizione quest'anno non è ancora praticamente verde. Ed io vorrei conoscere anche un po' le vostre esperienze, vorrei sapere come state vivendo questa stagione fotografica così strana. Magari lasciatemi un commento qui sotto per raccontare la vostra esperienza, la vostra storia. E ho scelto la giornata di oggi per realizzare queste fotografie, per parlare con voi di questa strana stagione, proprio perché oggi è una giornata ideale per quanto riguarda la fotografia. E guardate infatti che belle nuvole sul blockhouse, sulle cime più alte della Maiella, che vanno un po' a toccare il bosco e creando sicuramente delle situazioni molto interessanti. E da quella parte lì guardate c'è il Monte Morrone e in fondo anche il Monte Mileto che stanno un po' giocando quasi con il vapore di oggi. Oggi è una giornata ancora piuttosto calda, l'ho già detto, oggi siamo al 22 di ottobre e guardate, sono in manica di camicia qui a una quota di circa 1600 metri in un pomeriggio davvero molto, molto bello, molto interessante. Più avanti nel corso della puntata cercherò di parlare ancora di questo strano mutamento climatico a cui stiamo assistendo e i rapporti che intercorrono con la fotografia. E a proposito di fotografia vorrei iniziare proprio con questa immagine, guardate il roccione del vallone di Santo Spirito e questo bosco ancora verde purtroppo, che però con i raggi radenti un po' filtrati dalle nuvole assume un interesse fotografico di quelli che piacciono a me. Andrò con un diaframma piuttosto chiuso, f9, f11 e comunque sul cavalletto, un timer a 2 secondi e vediamo che cosa esce fuori.
E per enfatizzare un po' il colore e l'atmosfera che c'è oggi, questo pomeriggio, ho deciso di utilizzare un polarizzatore, in questo caso il nuovo kit di filtri ND variabili e polarizzatori della Freewell. Più avanti nel corso del tempo avrò modo di testarlo meglio, magari se siete interessati potrò cercare di realizzare una puntata dedicata proprio all'utilizzo di questo filtro ND. Ma guardate in fondo da quella parte che cosa sta succedendo: il sole nascosto tra le nuvole, quasi prossimo al tramonto, sta filtrando tra la foschia, creando una situazione veramente incredibile. Avrei voluto parlarvi della riflessione che volevo fare sulla fotografia e il mutamento climatico, però veramente questa immagine ha richiamato la mia attenzione e dovrò scattare qualche fotografia prima che l'effetto e la bellezza svanisca. Ma intanto noi ci vediamo tra poco e parleremo di questo tema così particolare. La scena di oggi pomeriggio è veramente incredibile. Io ero quasi indeciso se uscire o no, perché il tempo e il clima questi giorni è davvero molto strano, molto particolare. Ieri per esempio e l'altro ieri c'era un vento di scirocco fortissimo, caldo, caldissimo. Oggi ho visto le previsioni, mi sono un po' reso conto della nuvolaglia già dalla finestra. Io vivo sulla costa e ho detto: se non esco oggi non uscirò almeno per una settimana a fotografare, e sono stato premiato. Guardate che spettacolo oggi pomeriggio, questo tramonto sul Monte Morrone e sulla valle che scende fino praticamente alla via Tiburtina. In fondo da quella parte si possono scorgere in mezzo alla foschia le Gole di Popoli, proprio dove passa l'autostrada, chi l'ha percorsa da Pescara a Roma. E mentre il sole sta scendendo da quella parte e qualche nuvola crea delle situazioni interessanti di là sopra il blockhouse, vorrei parlarvi, riflettere insieme a voi riguardo questo aspetto del mutamento climatico e il rapporto che intercorre con la fotografia. Se ci pensate, grazie ai social già dalla fine di agosto iniziamo a vedere queste fotografie con un mood autunnale. Oggi siamo al 22 di ottobre e guardate, di autunnale c'è veramente molto poco, c'è qualche sfumatura, qualche colore, qualche chioma che inizia a cambiare proprio, ma ai livelli più alti. Guardate, lì siamo intorno a 1800 metri, il blockhouse è alto 2000 metri, per cui 2100 metri, per cui potete rendervi conto del livello della faggeta. Qual è? 1800 metri circa, è proprio il limite. E i faggi sono ancora verdoni, un incrocio tra il verde e il marrone. Ed io spero che le fotografie che si iniziano a vedere ad agosto, a settembre, con questi colori autunnali siano per lo più delle fotografie di repertorio. Però purtroppo ho il sospetto che molti fotografi abbiano il vizio di smanettare un po' troppo con i livelli del colore ed applicare dei filtri assolutamente innaturali, cambiare un po' il colore della vegetazione e improvvisamente questo verde qui trasformarlo in un verde, anzi in un arancione autunnale, proprio il top del colore. E spero che nel corso degli anni abbiate imparato ad apprezzare la mia post produzione, che tende sempre a conservare il naturale, quello che io vedo mentre fotografo. Certo, un po' di aggiustamenti di bilanciamento del bianco, di contrasti, un po' qualche colore va sicuramente ritoccato, proprio perché stiamo parlando di sensori digitali, per cui la post produzione va indubbiamente affrontata, va sicuramente fatta. Però io non tornerò mai a casa in una situazione del genere con delle fotografie innaturali, con delle fotografie che mostrano una stagione che non c'è. Il mio interesse primario nella fotografia di paesaggio è quello di mostrare quello che realmente sta succedendo, quello che realmente i miei occhi vedono. In questo caso la foresta
è ancora verde. Non tornerò a casa con delle fotografie della foresta infiammata di colori, ma tornerò a casa con delle fotografie di documentazione di una foresta, di una faggeta molto bella, di un bel tramonto, ma i colori sono quelli che sto vedendo in questo momento, ovvero un verde scuro con qualche variazione di tonalità proprio sulle chiome più alte. Ma vorrei sapere voi cosa ne pensate a riguardo, se è giusto o no ritoccare, taroccare le fotografie, proprio questa è la parola, taroccare le fotografie e mostrare una stagione che non c'è, o piuttosto è più importante documentare quello che sta succedendo con il, tra virgolette, il mutamento climatico. Non voglio approfondire la faccenda su un piano scientifico perché non ne potrei parlare, ma sul piano fotografico sì. E da quella parte, guardate, è incredibile, si è aperta una nuvola e proprio al centro, come se fosse una cornice, esce fuori il monte Focalone, che ho scalato quest'estate almeno fino a Bivacco Fusco. Guardate, devo assolutamente creare un'immagine con questa scena. E non fidatevi troppo di quelle fotografie così attraenti, così belle, colorate già alla fine di settembre o alla fine di agosto, ma cercate di andare a fondo alla questione, cercate di capire chi è il fotografo, cercate di capire che tipo di approccio ha verso la natura e verso la fotografia. Per esempio io oggi sono uscito quasi incredulo di trovare una bella situazione, invece guardate dove mi trovo. Da una parte c'è un tramonto mozzafiato con il sole che si sta infiammando verso ovest, da quest'altra parte guardate, il Monte Focalone si sta colorando e sopra, quasi come premio, come ciliegina sulla torta, uno spicchio di luna, quasi la metà della luna è apparsa e sta creando veramente una situazione spettacolare. E io in questo momento sono rapito dalla bellezza, sto scattando con 2 macchine fotografiche, un teleobiettivo da una parte e un grandangolo tutto fare dall'altra. Spero di poter realizzare qualche bella immagine e le vedrete scorrere poi alla fine del video, e mi soffermerò un po' qui a scattare rapito da questa enfasi fotografica, e tra un po' però credo che dovrò tornare verso la strada, perché oltre che la luna ho paura che tra poco escano anche i cinghiali dalla macchia, per cui scatterò le ultime fotografie. Noi poi ci vediamo dopo sulla strada provinciale. E velocemente ho dovuto recuperare la strada perché si sta facendo buio, la luce ormai sta un po' degradando. La luna in questo momento è coperta, però mi ha regalato veramente un grandissimo spettacolo. E per le foto di questo pomeriggio sono sceso proprio qui sotto, oltre queste piante, questi tronchi. L'ambiente era piuttosto difficile, c'erano molti rovi a terra e credo di essermi graffiato anche le gambe, ma è valsa la pena perché lo spettacolo di oggi è stato veramente incredibile. Ho cercato insieme a voi di trattare un po' questo tema delicato del mutamento climatico, del cambiamento delle stagioni, alla ricerca dell'autunno. Oggi è stato un pomeriggio alla ricerca dell'autunno. Credo di non averlo ancora trovato perché, come potete vedere, l'ambiente è ancora un po' verdino, però ho assistito a un tramonto molto bello, e questo è il succo della fotografia, è il cuore della fotografia. Raccontare l'ambiente, raccontare la natura e raccontarla nel momento in cui accade, senza troppi artefatti e senza clonazioni o mutazioni di colore così fantastiche. E ho cercato di raccontare questo periodo strano che stiamo vivendo, un periodo di cambiamento, un periodo in cui le stagioni non arrivano mai quando dovrebbero, e infatti siamo alla fine di ottobre e ancora, come potete vedere, un po' si intravede, è ancora tutto un po' verdino. Però oggi ho deciso di uscire e sono stato premiato. Guardate ancora la luna che sta lì sopra il Monte Focalone. Ho realizzato alcune fotografie, dovrò rivederle a casa nel computer cercando di mantenere
una post produzione il più naturale possibile. E prima di andare via, di salutarvi, vorrei rinnovare l'invito a commentare, a raccontarmi la vostra esperienza, e vorrei sapere che cosa ne pensate di queste fotografie un po' taroccate, un po' fuori stagione. Vorrei ringraziarvi per avermi tenuto compagnia qui nel vallone di Santo Spirito alla ricerca di un po' di luce e di qualche fotografia. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate tutte le campanelle per rimanere aggiornati sulle prossime avventure fotografiche ed escursionistiche. Ed ho recentemente anche aperto un account su Buy Me a Coffee, quindi se vorrete sostenere il mio lavoro di ricerca di fotografia di paesaggio sarà semplice, basta seguire le indicazioni che vi lascio sotto la descrizione a questo video. Qui dalla Maiella per oggi è tutto, noi ci vediamo alla prossima avventura, ciao!